Quella di Geltrude Ederle, una nuotatrice americana di origini tedesche, è una storia controcorrente. Una donna che ha scritto un capitolo della storia diventando un simbolo di forza e determinazione. Conosciuta come la regina delle onde, Ederle è stata la prima donna a nuotare attraverso la Manica nel 1926. Un'impresa che all'epoca era considerata impossibile per una donna. La sua determinazione e la sua passione per il nuoto l'hanno portata a diventare una delle atlete più famose degli anni '20 e una pioniera per le donne nello sport. Vi porteremo nella sua epica traversata, affrontando le onde, il vento e le correnti, fino a raggiungere le coste inglesi dopo oltre 14 ore di nuoto. Ciao a tutti, sono Marco, editor di iShot e benvenuti su Picture in the Past, un viaggio fotografico attraverso la storia. Se sei nuovo sul nostro canale iscriviti subito e non dimenticarti di lasciarci un like e un commento qui sotto. Scopriremo insieme come Geltrude Ederle sia diventata una vera e propria icona di coraggio e forza di volontà, un esempio per le generazioni future di nuotatori e nuotatrici. Se sei pronto ad immergerti nella storia attraverso gli occhi di una delle più grandi nuotatrici di tutti i tempi, non perderti questo video su Geltrude Ederle. Nata a New York nel 1906, i suoi primi successi arrivarono a 17 anni quando Gertrude ottenne diversi riconoscimenti. All'età di 19 anni Gertrude fece parte della squadra di nuoto degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Parigi nel 1924, dove vinse una medaglia di bronzo nei 4x100 metri in stile libero e altre 2 medaglie di bronzo individuali nei 100 metri e nei 400 metri. Durante le Olimpiadi del 1924, Gertrude si qualificò anche per le gare individuali di nuoto in stile libero, ma decise di ritirarsi per concentrarsi sulla sua specialità, la staffetta. La sua decisione si rivelò vincente poiché contribuì a vincere la medaglia di bronzo con un tempo di 5 minuti 58 secondi e 8 centesimi, battendo così il record mondiale. Nonostante i numerosi successi e record, Gertrude ebbe difficoltà nella sua relazione con l'allenatore della squadra, che sembrava non apprezzare il suo spirito ribelle. Il conflitto si intensificò quando Gertrude decise di non partecipare alle gare di nuoto in mare aperto alle Olimpiadi del 1924, a causa delle difficili condizioni di gara. L'allenatore della squadra criticò pubblicamente la sua decisione e dopo essere stata esclusa dalla squadra olimpica negli Stati Uniti per le Olimpiadi del 1928 ad Amsterdam, Gertrude accusò l'allenatore di essersi vendicato di lei per il suo rifiuto di partecipare alle gare in mare aperto 4 anni prima. Nonostante questo, Ederle continuò a nuotare e a competere con successo, riuscendo poi nel 1926 a completare la sua famosa impresa. Il canale della Manica è stato l'obiettivo di nuotatori di lunga distanza per molti anni, prima che Gertrude Ederle lo attraversasse. La difficoltà della traversata sta nei flussi e reflussi della marea che cambia ogni 5 o 6 ore, spingendo i nuotatori ad andare non in linea retta ma a zig-zag per seguire la marea. Gertrude tentò l'impresa per la prima volta nel 1925 senza successo. All'epoca la stampa inglese sostenne che era stata squalificata perché qualcuno della barca di appoggio che la seguiva attraverso l'acqua l'aveva toccata, mentre per regolamento i piloti delle barche di appoggio potevano dare solamente da mangiare e da bere, senza toccare i nuotatori. Tuttavia molti sostennero, inclusa la Ederle, che la stampa britannica avesse inventato la storia per un senso di rivalità nazionale. Gertrude Ederle non si fermò qui. Nonostante fosse già un atleta di alto livello, la Ederle continuò ad allenarsi duramente per mesi. E il 6 agosto del 1926, ricoperta interamente di grasso dal suo allenatore William Burgess, si tuffò in acqua dalla spiaggia di Cap Gris-Nez in Francia, cominciando la sua traversata. Partì alle 7:05 del mattino e raggiunse l'Inghilterra 14 ore e 31 minuti più tardi, diventando la prima donna a farlo nella storia. La Ederle riuscì anche a battere il precedente record maschile dell'argentino Enrique Tiraboschi,
che impiegò 16 ore e 23 minuti per completare la traversata. Dopo la traversata, Geltrude Ederle è stata descritta da molti come un pugile alla fine di un incontro di box. Era tutta ferita, la sua lingua si era gonfiata a causa dell'acqua salata e a malapena riusciva a parlare. Al suo ritorno, Geltrude Ederle fu ampiamente celebrata per la sua impresa e il suo contributo nello sport, diventando un simbolo di ispirazione per le donne dell'epoca e per le generazioni a venire. Morta nel 2003 all'età di 97 anni, la sua eredità nel mondo dello sport e dell'emancipazione femminile continua a vivere. Questa è la storia dell'impresa di una donna audace, che ha contribuito ad aprire le porte a molte altre conquiste sportive femminili, aggiungendo un altro tassello fondamentale al raggiungimento dell'uguaglianza di genere nello sport. Il record di Geltrude Ederle venne battuto solo nel 1950 dalla nuotatrice americana Florence Chadwick, che fu anche la prima a compiere la traversata in entrambe le direzioni. Ma questa è un'altra storia.